Ciao a tutti, io sono Sabrina, questo è il mio canale e benvenuti in questo video. Oggi vi parlo della psoriasi. Prima di iniziare però vi voglio ricordare che se volete potete seguirmi su Instagram o su Facebook o su tutte e due, ancora meglio, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Oggi vi voglio parlare di un argomento un po' sconosciuto, ma anzi non voglio parlarvi proprio dell'argomento, vi voglio raccontare la mia esperienza con la psoriasi. Una premessa che mi sento di fare è quella che se avete la psoriasi o pensate di averla, è di consultare un medico, sempre un medico o un esperto, sempre e comunque mi raccomando. Innanzitutto, che cos'è la psoriasi? La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle, quindi una dermatite. Cronica non significa che se ce l'avete non vi sparirà mai, non ne guarirete mai del tutto, perché comunque ci saranno periodi della vostra vita in cui non si manifesterà, però sarete sempre soggetti alla probabilità che ritorni, come no anche, chi lo sa. Si manifesta con la presenza di croste che possono andare dal bianco al rosa, creano prurito abbastanza, non sempre, ma spesso e volentieri, e molte volte presentano anche delle lesioni che fanno male. Le parti del corpo che sono più colpite sono il cuoio capelluto, le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, ma può colpire comunque tutto il corpo. Le vere cause della psoriasi non si conoscono ancora bene, molti attribuiscono la comparsa della psoriasi appunto al sistema immunitario oppure a una questione genetica, che però non è detto, ovvero nel mio caso per esempio non ho nessuno in famiglia che ce l'ha, quindi non lo so. Può esserci anche una correlazione con lo stile di vita, ovvero magari fumo, alcol, stile di vita sedentario, alimentazione non corretta, eccetera, eccetera. Le cause possono essere veramente tantissime. Ma adesso vi racconto la mia esperienza. Ho deciso di fare questo video perché la psoriasi è poco conosciuta, ma nonostante questo ne soffrono veramente tantissime persone. Tanti ne soffrono e non lo dicono perché si vergognano, perché comunque purtroppo è una malattia che anche a livello estetico non piace, quindi può creare vari disagi, quindi si è detto a livello estetico, ma anche a livello fisico, nel senso che può andare a influire nella vita di tutti i giorni. Per esempio chi ha la psoriasi nelle mani o nei piedi, faccio un esempio, e ce l'ha magari parecchio accentuata, questo può essere un problema anche fare le cose di tutti i giorni, quindi andare al lavoro o fare le semplici faccende di casa. Io sono stata piuttosto fortunata in questo perché praticamente avevo circa, oddio è passato tantissimo tempo, credo sui 16 anni, io adesso ne ho quasi 38, infatti tra un po' è il mio compleanno, anzi siccome è il secondo anno di fila che non lo festeggio, praticamente è come se ne facessi 36, e comunque sia, sono passati tantissimi anni, quindi le date precise non le so, però avevo 16 anni quando ho cominciato a grattarmi qua dietro, proprio in questo punto qua, non so se riesco a farvelo vedere, questo punto qua, dietro l'orecchio, nel cuoio capelluto. Era un punto in cui io non riuscivo a vedermi. Mi grattavo, però non mi facevo grandi domande. Sentivo un po' durino perché c'era la crosta e vedevo che, come si può dire, mi veniva tipo quasi tipo forfora sulla maglia. Infatti io all'inizio pensavo fosse quella, pensavo fosse forfora, addirittura io mi lavavo con degli degli shampoo o degli shampoo, come si dice, non lo so, vabbè, antiforfora, quindi quelli che usavo io erano anche parecchio aggressivi e questo è andato un po' a peggiorare la situazione perché io non sapevo che era psoriasi. Fatto sta che io continuavo a grattarmi, infatti un giorno mia mamma viene da me e mi dice: ma che c'hai? C'hai le pulci, le zecche, che c'hai? Perché giustamente vedeva che mi grattavo sempre, poi qua nel cuoio capelluto, quindi la prima cosa che vai a pensare è quello. Mi guardò e vide questa crosta bianca
Infatti mi portò appena poté, mi fissò un appuntamento dal dottore e poi dopo siamo andati dal dermatologo e mi ha diagnosticato la psoriasi. Allora, la prima cosa che mi è stata detta è che era cronica, che non si guariva, quindi io quando mi sono sentita dire questo dal dottore ho pensato che me la sarei dovuta portare tutta la vita. Questo non è vero, nel senso che nei casi più sfortunati sì, ma non è detto che, per esempio come nel mio caso, eh, per tutta la vita si presenterà la psoriasi. Ad esempio, io sono parecchi anni che non ce l'ho più, poi magari può darsi che mi ritorni, chi lo sa, perché chi ha avuto la psoriasi sarà soggetto per tutta la vita, quindi è una malattia che si può attenuare con i farmaci o con delle cure appropriate, però non si guarirà mai dalla psoriasi. Quindi c'è chi ce l'ha, c'è sempre una probabilità che ritorni, ecco. Fatto sta che io ho cominciato a usare shampoo, creme e vi dico la verità, io sono stata degli annetti a usare qualsiasi cosa ma non mi andava via, magari mi andava via lì per lì, ad esempio mi davo degli unguenti che tra l'altro parecchio, specialmente gli shampoo erano costosissimi e gli shampoo a me personalmente non mi facevano niente. L'unica cosa che mi dava un po' di sollievo erano degli unguenti che fra l'altro sì mi davano sollievo perché usati 1 o 2 giorni di fila mi andava a togliere proprio la crosticina, però era impossibile da fare questo trattamento perché era come mettersi l'olio, ecco, immaginate doversi mettere l'olio nei capelli, non puoi uscire di casa, quindi prima, cioè, te lo metti e se vuoi uscire di casa ti devi rilavare i capelli. Io poi avevo 16-17 anni, quindi ero praticamente sempre fuori, non passavo molto tempo in casa, quindi i momenti in cui mi davo queste creme erano veramente pochi. Premetto che ogni volta che facevo una cura che mi faceva andare via le croste ritornavano subito dopo aver smesso la cura. Io sono stata parecchio fortunata perché comunque sia, diciamo che io la psoriasi l'ho avuta quasi sempre qui, quasi. Vi parlo di questa qua, sinceramente mi ha dato, ci sono stati degli anni in cui mi ha dato parecchio noia, però a livello estetico, meno male. Col fatto che c'erano i capelli davanti, ecco, riuscivo a nasconderla bene. Poi mi capitava raramente, tuttora raramente, che mi si presenti magari un pochino nei gomiti, poco, qualche crosticina piccola solo nei gomiti e una volta qui sulla mano. Fatto sta che dopo un tot di anni mi sparisce la psoriasi così da un momento all'altro, senza che io prendessi né farmaci, creme, niente. Io ho fatto una correlazione con il fumo, perché? Perché quando io ho iniziato a fumare è stato lo stesso periodo più o meno in cui mi è comparsa la psoriasi. Poi dopo anni, avevo 30 anni, 30-31 anni, anzi 30 anni diciamo più o meno, ho smesso di fumare e mi è andata via la psoriasi. Dopo un annetto ho ricominciato a fumare qualche altra sigaretta, anzi diciamo che ho ricominciato a fumare, forse no, dopo un anno, anche meno, e mi è ricomparsa la psoriasi. Ho smesso di fumare e mi è andata via la psoriasi. Quindi nel mio caso devo dire che è quello, perché non mi do altra spiegazione ed è una fortuna perché comunque sia, se sono riuscita a dare la colpa al fumo vuol dire che a me mi è bastato togliere il fumo, mi è bastato, sembra una cosa da poco perché non è semplice smettere di fumare, però diciamo che ho risolto tra virgolette il problema. Questo non vuol dire che magari in futuro non mi possa ritornare, può darsi che magari ci potranno essere altri fattori scatenanti che potrebbero far ritornare la psoriasi, tipo lo stress, anche se devo dire che io praticamente sono stressata sempre, sono nata stressata, quindi se dovevo dare la colpa allo stress praticamente non mi sarebbe mai andata via.
Un altro momento in cui mi è apparsa la psoriasi, io credo che fosse stata psoriasi, do per scontato che sia psoriasi, perché avendo sofferto di psoriasi a me quando mi viene anche solo una piccola crosta la prima cosa che può pensare è quello. All'inizio della pandemia io lavoravo in un supermercato, quindi ci facevano usare guanti e mascherina. È stato in quel momento, in quel periodo lì, che praticamente ho cominciato a vedere delle piccole crosticine qui sul dito che mi davano anche noia, mi davano prurito e noia, ogni tanto mi facevano male, quindi era proprio l'atteggiamento tipico della psoriasi. In quel periodo io non sapevo che cosa fare perché sinceramente mi dava fastidio. Poi sulle mani io non voglio neanche immaginare veramente che cosa si possa provare ad avere la psoriasi nelle mani, e appunto in quel periodo ho preso una crema su internet perché non si poteva uscire, avevo paura a uscire, quindi ho deciso di prendere questa crema su internet e devo dire che questa crema a me l'ho data 2 volte e mi è sparita. Allora, io ho letto un po' commenti di questa crema, che è questa qui che vi faccio vedere adesso. Ho letto un po' commenti e ci sono alcuni che dicono che è buona per la psoriasi, altri che dicono che non è buona. Io dico che le cose vanno provate perché non siamo tutti uguali. Io l'ho provata, è andata via. Tra l'altro l'ho data anche a mia mamma che soffre di rosacea nel viso. Siccome stava prendendo dei farmaci non poteva prendere quello suo per la rosacea e gli ho detto prova a dartene, anche se non è specifica per il viso, gli ho detto prova a dartene un pochino, poco poco, anche qua sul naso e devo dire che dopo 2 o 3 giorni che la metteva gli ha attenuato anche la rosacea. Ovviamente non è una crema per la rosacea perché ripeto non so se è adatta al viso, non credo, però io l'ho trovata ottima. Ho letto su internet che alcuni la usano anche per il viso, ma bisogna evitare il contatto con le mucose e gli occhi. Inoltre esiste anche lo shampoo di questa linea. Fate sempre molta attenzione a ciò che usate, perché la stessa crema potrebbe risolvere il problema a qualcuno, ma peggiorarlo a qualcun altro. Consultate sempre un esperto. Col tempo ho scoperto di essere anche intollerante al lattosio, al glutine, a un po' di cose, quindi può darsi che magari anche quello non mi ha aiutato in passato con la psoriasi. Un consiglio che vi posso dare è quello di ascoltare il vostro corpo. Se fumate, smettete, provate a smettere veramente. Se avete la psoriasi e fumate veramente, io ve lo consiglio perché l'ho provato su di me. Questo non vuol dire che se ha funzionato su di me funzionerà anche su di voi, però vale la pena provare, anche perché voglio dire, smettere di fumare fa sempre bene, non è una cosa che fa male, quindi non posso che consigliarlo. E un'altra cosa che mi ha aiutato tanto a combattere la psoriasi è anche il fatto di non pensarci, anche se è molto difficile, perché diciamo che per me era facile, perché avendocela qua dietro non me la vedevo, quindi magari se l'avessi avuta nei bracci o nelle mani non pensarci, devo dire la verità, sarebbe stato molto difficile, però quello di cercare di vivere comunque la propria vita nel modo più tranquillo possibile, cosa che in questo periodo risulta difficile, capisco, però può aiutare anche ad alleviare lo stress soprattutto, quindi a livello di dermatite della pelle può aiutare tantissimo. Vi consiglio anche di adottare un'alimentazione il più sana possibile, di fare movimento, cioè detto da me poi fare movimento che io praticamente, specialmente in questo periodo, veramente sto sempre sul divano perché già sono pigra di mio, poi in più non si può uscire e praticamente è devastante. Una cosa che mi insospettisce un po' è l'artrite psoriatica, non so come si chiama, lo lascio scritto qua, che è praticamente a livello delle ossa, a quanto ho capito, che devo dire la verità, ultimamente incomincio a sentire, specialmente nelle caviglie, un po' di dolore, fastidio, quasi bruciore. Non dico sempre, ma quasi sempre. Questo non mi impedisce di camminare, però ho il dubbio che possa dipendere dalla psoriasi, cioè diciamo che uno dei miei primi pensieri che ho avuto quando ho cominciato
a sentire dolore alle caviglie, che era un dolore che non passava, è stato quello. Si starà a vedere, io è brutto a dirsi, cerco di non pensarci, però appena posso andrò dal dottore, perché a quanto pare avendo la psoriasi sono soggetta anche a questo, quindi si spera di no. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia rincuorato, soprattutto magari alle persone che hanno questo problema. Mi raccomando, se avete voglia di dire qualcosa, scrivetemelo nei commenti. Cioè il gatto si sta facendo la toeletta, non so se, se lo vedete, comunque non fateci caso, non lo guardate. Insomma, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, vi vedo, fatelo, ora.